Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi facciamo insieme questa semplicissima crostata di mele. Come vedete non è la classica crostata con le fettine messe sopra, tutte in cerchio, perfetta, precisa e bella da vedere. È una crostata un pochetto più rustica, casereccia. Il bello è che si prepara con un metodo semplice ma particolare che ci permette di fare delle varianti e quindi di poter creare diversi tipi di crostate. Per fare questa crostata di mele partiamo dal ripieno, quindi ci servono le mele, circa 400-500 grammi. Allora io quando faccio questa crostata approfitto per utilizzare quelle mele un pochettino messe peggio, ok? Quelle che magari sono un po' ammaccate, un po' piccoline, anche perché appunto per preparare questo ripieno le dovremo cuocere, quindi le vado a sbucciare, a tagliare a pezzetti e le metto direttamente in una padella. Vedete, questa è la classica mela ammaccata che rimane sempre per ultima ed è perfetta per fare sta crostata. Quali tipi di mele utilizzare? Tutte quelle che volete, anzi più le mescolate più la crostata vi viene buona. A questo punto aggiungiamo 100 g di zucchero, aggiungiamo il succo di un limone, e io aggiungo anche un po' di cannella in polvere che si sposa perfettamente con le mele. Diamo una mescolata, portiamo le mele sul fuoco ed iniziamo la cottura. Ecco perché vi dicevo che vanno bene anche le mele un po' ammaccate, un po' moscette, perché comunque le dobbiamo cuocere. Le mele stanno qui, devono cuocere per 4-5 minuti, le mescolo di tanto in tanto e approfitto intanto per preparare la frolla. Faccio la mia solita frolla all'olio, quella senza burro. Vi anticipo gli ingredienti. Servono 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di olio di semi, io utilizzo quello di semi di girasole, 320 g di farina circa e mezza bustina di lievito per dolci. Quindi in una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero, 100 g. Anche in questo caso se volete utilizzare lo zucchero di canna va benissimo lo stesso. L'olio di semi, 80 g e mezza bustina di lievito per dolci, corrispondono a 2 cucchiaini. E inizio a mescolare con le mani. Ed iniziamo ad aggiungere la farina un po' alla volta. Anche qui, se qualcuno preferisce la classica frolla al burro, cioè avete una ricetta di frolla al burro che preferite utilizzare, va benissimo, anzi vi dirò di più. Se volete potete aggiungere alle mele una noce di burro a fine cottura, così le insaporite ancora di più. Allora, quando l'impasto diventa un pochettino più sodo, continuiamo a lavorarlo sul piano. Mi sono preparato una ciotolina di farina in più, perché l'impasto mi è rimasto un pochettino appiccicoso, quindi ne aggiungo un altro po'. Fino a quando appunto la frolla non diventa un pochettino più duretta e non si attacca più alle dita. Questo capita perché le uova non sono mai perfettamente uguali e quindi insomma considerate di averci la farina a portata di mano oltre quella pesata. Ricordiamoci di mescolare le mele, intanto se inizia a sentire un bel profumo di cannella. Un altro minutino e sono pronte. Una cosa importante, se avete pure una pera e la volete aggiungere alle mele, non ci sta male, quindi provate. Ecco, la frolla è pronta, ve ne accorgete perché se fate così con le dita non si attacca più, quindi la metto qua e finisco la cottura delle mele, ma manca giusto un minuto. Ecco, le mele sono pronte, vedete che si è asciugata tutto il liquido e sono diventate belle lucide.
Mentre le mele intiepidiscono un attimo posso stendere la frolla, quindi mi sono preparato un foglio di carta forno, lo infarino per bene e stendo 2/3 della frolla. Quindi l'appoggio sopra il foglio di carta forno, un'altra bella infarinata, col mattarello la stendo. Mi sono preparato uno stampo tondo da 26 cm unto e infarinato e metto all'interno il disco di frolla, aiutandomi con la carta forno, quindi con un colpo secco lo rovescio sopra. Adesso sistemiamo i bordi. E adesso, dopo aver preparato la base, mettiamo dentro il ripieno. Allarghiamo per bene. E adesso dobbiamo decorarla, quindi utilizzerò la frolla che avevo tenuto da parte per fare le classiche strisce. Infarino e stendo. Io faccio i soliti rombi, però qua potete insomma sbizzarrirvi e fare la decorazione che più vi piace, potete con i coppa pasta fare tutti i fiorellini, appoggiarli sopra, delle stelline, delle treccine, insomma sbizzarritevi. Con la rotella faccio tutte strisce, ne faccio una decina e una alla volta le metto sopra la crostata. Adesso sto sistemando un po' i bordi e poi ci passo a seguire anche con una forchetta. Ora inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 30-35 minuti. Col forno statico aumentiamo la temperatura di 10 gradi. Ed eccola pronta! Adesso la facciamo raffreddare per bene prima di toglierla dallo stampo, perché potrebbe rompersi. Ok, se è raffreddata, si stacca anche facilmente dallo stampo. Adesso, aiutandomi con un vassoietto in plastica o con un piatto, la togliamo dallo stampo. In ultimo, una bella spolverata di zucchero a velo. Mi è venuta in mente una cosa. Se vi piace parecchio la cannella come me, potete aggiungere la cannella in polvere allo zucchero a velo. Quindi ne mettete tipo mezzo cucchiaino, lo mescolate per bene e poi spolverate sopra. Così la crostata sarà ancora più profumata. Eccola pronta! Avete visto com'è semplice? Il metodo è quello di cuocere la frutta mentre si prepara la frolla. Io in questo caso ho cotto le mele, però si possono utilizzare tutti i tipi di frutta. Quindi possiamo farla con le pere, con le albicocche, con le pesche se sono di stagione e si potrebbero fare anche dei mix di frutta. Ad esempio a me piace molto mele e pere insieme, oppure pesche e albicocche. Come avete visto io l'ho profumata con un po' di cannella perché a me piace molto la cannella sulle mele. Però ad esempio potete sfumare le mele con un po' di rum per avere un aroma diverso. Potete grattugiare all'interno la scorza del limone, così il limone si sentirà ancora di più. Potete arricchire questa crostata con della frutta secca, ad esempio potete aggiungere delle noci, delle mandorle, una granella di nocciole. Potete mettere l'uvetta se vi piace insieme alle mele, quindi assomiglia un po' al sapore dello strudel. Se utilizzate le pere potete aggiungere le gocce di cioccolato che stanno benissimo con le pere. Insomma, con il metodo di cuocere la frutta a parte potete fare un'infinità di varianti. Sempre tornando a questa crostata di mele, ad esempio se la volete arricchire potete anche sbriciolare sul fondo della crostata degli amaretti e poi aggiungere sopra le mele cotte come ho fatto io. Così avrete anche un sapore di mandorla e si può personalizzare anche la decorazione. Come vedete io l'ho fatta con i classici rombi, però si può fare anche tutta coperta e bucherellata sopra, oppure come vi dicevo usare gli stampini per i biscotti e fare delle piccole decorazioni da mettere sopra.
Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Aspetto le vostre foto, se avete domande o suggerimenti scriveteli sotto nei commenti ed è arrivato il momento dell'assaggio.